Ciao ragazzi, oggi andremo a vedere come scaricare e installare la rubrica di Google e sincronizzare i contatti sul nostro Dasaita. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare sul Play Store, se non abbiamo già installato l'app Contatti, e ce l'andiamo a scaricare. Quindi facciamo contatti Google e facciamo installa. Poi, una volta scaricata, andiamo sul menu applicazioni, quindi andiamo su impostazioni, poi andiamo su app e notifiche, facciamo mostra tutte le applicazioni e da qui andiamo a cercare la nostra app contatti che ci siamo scaricata e installata. Eccola qua. Quindi clicchiamo sull'applicazione, dobbiamo verificare che le notifiche siano su on, quindi attive, e andiamo a vedere le autorizzazioni. Quindi dobbiamo mettere come autorizzazione, facciamo archiviazione, contatti e telefono, altrimenti non funziona. Ok? Una volta spuntate queste tre opzioni, torniamo indietro. Dati i permessi alla nostra applicazione, dobbiamo andare adesso a sincronizzare i contatti di Google con il nostro account. Eccolo qui. Quindi facciamo account Google, questo è il mio account, ognuno chiaramente ha il proprio account. Qui verifichiamo che sia spuntata la sincronizzazione automatica, poi clicchiamo sul nostro account e andiamo a vedere cosa c'è nella sincronizzazione, se è presente anche contatti. Eccola qua, contatti e dettagli persone. Queste devono essere spuntate, altrimenti non ce le sincronizza. Ok? Poi andiamo a vedere adesso sull'app se ha caricato i nostri contatti. Cerchiamo l'applicazione contatti, eccola qui, clicchiamo sopra e da qui adesso eccola qua, tutta la serie dei nostri contatti che abbiamo nella nostra rubrica. Quindi ognuno di voi poi si troverà i contatti all'interno del proprio account. Altra cosa che potete fare se non riuscite a sincronizzare i contatti direttamente da Google è importare all'interno del tablet un file salvato dalla rubrica del vostro telefonino Android. Su impostazioni c'è la possibilità di fare esporta importa, quindi voi dal vostro telefonino Android andate su contatti, sulla vostra rubrica andate su esporta e salvate questo file, esporta in file VCF, condividi tutti i contatti e andate ad esportare il vostro file, vedete? E lo salvate poi nella vostra cartella. Una volta salvato il file lo importate tramite una pendrive all'interno del tablet, aprite le impostazioni, andate, come vi ho fatto vedere, su importa questa volta e andate a cercare importa contatti da file VCF, che è il file che avete salvato dal telefonino e portato sul tablet. Andate a fare importa e vi trovate la cartella dove l'avete salvato. In questo caso era download perché l'ho salvato lì. Vedete? Poi cliccate sul file contatti e in automatico l'applicazione dei contatti vi importerà tutti i contatti all'interno di quel file. Quindi questa è la seconda possibilità che avete se non riuscite a sincronizzare i contatti tramite il vostro Google. Ok ragazzi? Poi il secondo passaggio è andare sulla schermata del Bluetooth del telefono e qui c'è per l'appunto l'icona dei contatti. Quindi verifichiamo che siamo collegati tramite Bluetooth con il nostro telefonino. Spuntato, ve lo faccio vedere sul nostro Bluetooth. Io adesso sono connesso a CarKit, che è il dispositivo
dell'auto e dobbiamo essere sicuri che sul nostro dispositivo Android, in questo caso, devono essere spuntate queste tre voci: audio dispositivo per le chiamate in viva voce, audio multimediale per ascoltare gli MP3 all'interno del Dasaita e la condivisione dei contatti, perché se non è spuntata questa opzione non ci sincronizza i contatti tramite Bluetooth. Quindi una volta che abbiamo verificato ciò, andiamo di nuovo sul Dasaita, sulla schermata della telefonata, quindi che apre attraverso il tasto di chiamata sul volante, e poi andiamo su contatti e da questa parte a destra c'è questa icona che per chi avrà la ROM stock la va centrale, quindi avrà un cerchio qui centrale. Bisogna cliccare su questa icona e va a sincronizzare automaticamente la rubrica del telefono attraverso il Bluetooth. Ok? Adesso è sincronizzata la rubrica tramite Bluetooth dal telefono al Dasaita. Queste operazioni appena descritte serviranno al nostro Dasaita di poter sapere chi ci chiama, quindi apparirà il nome del chiamante, non solo il numero, sia in entrata che in uscita. Una volta installata l'applicazione Contatti, andiamo, se non avete ancora scaricato, a scaricare l'assistente di Google, perché se non installiamo quello chiaramente non possiamo effettuare la chiamata vocale, e vi consiglio di scaricarlo tramite Aptoide, un'alternativa al Play Store, e andate a scaricare questa versione perché è l'unica che funziona bene, non mi ha dato problemi, ed è questa versione qui, la 513 finale, quindi vi consiglio di scaricare questa. Poi una volta che abbiamo scaricato e installato l'assistente di Google dobbiamo configurarlo. Bisognerà aprire l'applicazione, setteremo tutti i nostri parametri. Una volta che abbiamo settato e impostato a nostro piacimento l'applicazione, in questo caso poi si aprirà, vedete, e già sarà configurata. Per vedere se l'applicazione è configurata in maniera adeguata, prima di andare avanti dobbiamo provare, quindi o io praticamente ho Agama Car Launcher e posso anche attivarlo da qui, dal microfono, altrimenti possiamo fare o il classico Google o Google. Previsioni meteo per domani. A Marina di Ardea domani sarà prevalentemente soleggiato, con una massima di 22 gradi e una minima di 16. Ok? Possiamo chiedergli qualsiasi cosa, anche in quel caso poi di effettuare la telefonata. Quindi, terminato questo passaggio obbligatorio, dobbiamo andare adesso ad installare MTC Dealer, che è l'ultima fase per poter far funzionare le telefonate in viva voce di questo Pix 6. Allora, terminato quel passaggio, andiamo ad installare la nostra app MTC Dealer. Allora, in questo caso apriamo APK Installer dal nostro car tablet, andiamo a cercare la nostra applicazione, ripeto, MTC Dealer, che avete scaricato dal mio drive, facciamo installa e andiamo a cercare la nostra fonte, in questo caso è la SD. Clicchiamo sull'applicazione e facciamo continua, installa, applicazione installata, facciamo fine, ok, torniamo indietro, una volta installato MTC Dealer lo andremo a trovare nel nostro menu, e una volta che ci clicchiamo sopra lui andrà a cercare di connettersi con il Bluetooth del telefono.
vedete? Lui gira l'applicazione finché non va a trovare il Bluetooth del telefono. Eccolo qui, vedete? Franci, e si è collegato. Ok, adesso è configurato, non bisogna più fare nulla. Una volta che abbiamo fatto questa operazione con l'app MTC Dealer, lui è pronto a sostituire la nostra applicazione per effettuare le nostre telefonate. Se abbiamo fatto bene questi 3 passaggi, scaricato l'applicazione dei contatti tramite il Play Store, configurata, abbiamo dato i permessi, abbiamo sincronizzato la nostra rubrica all'interno dei contatti, abbiamo installato il nostro assistente vocale di Google, abbiamo installato MTC Dealer e configurato, quindi si è connesso con il Bluetooth del telefono. In questo caso adesso deve funzionare tutto, sia dal comando del microfono di Agama, sia per quanto riguarda la chiamata tramite, proviamo subito, chiama Samuele. Sto chiamando Samuele. Messaggio gratuito. Chiamata personale. Sam, ehi, volevo provare il telefono della macchina se funzionava bene. Quello, stavo a sistemarlo. Mi senti bene dall'altra parte? Eh? Sì, come al solito. Mi sente bene allora? Va bene, ok. Ciao, a dopo. Ok. Ciao. Ciao. Funziona tutto. Sia in entrata che in uscita, in questo caso avete visto c'è il nominativo di chi vogliamo chiamare. E l'audio è risultato normale come sempre, io in quanto non ho avuto mai problemi con il mio Dasaita per le chiamate in viva voce, però chiaramente parliamo di un Max 6, le lamentele che sono arrivate si sono riferite al Max 10 con Android 10, in questo caso è un Pix 6 ma ha Android 9. La procedura comunque da eseguire per quanto riguarda il Max 10 con Android 10 è la stessa, cambia qualche piccolo particolare poiché Android 10 ha qualche menu differente, ma comunque la procedura è la stessa, dobbiamo fare queste 3 fasi. Anche per oggi abbiamo terminato, spero che questa piccola guida vi possa tornare utile per poter settare e sistemare il vostro Dasaita per le chiamate in viva voce. Che dirvi di più, noi ci vediamo ad uno dei prossimi video. Ciao ragazzi, statemi bene.